Dal Vangelo secondo Marco. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Come ogni anno, nella seconda domenica di Quaresima ci viene presentata la trasfigurazione di Gesù. Una trasfigurazione che viene collocata sulla cima del Monte Tabor. È un monte molto caratteristico, si trova al centro della pianura di Esdraelon, coperto di lecci, carrubi, pini, e fin dai tempi più remoti, forse anche dal 2000-3000 avanti Cristo, pare che sulla cima di questo monte i contadini di questa pianura andassero ad offrire alle loro divinità i sacrifici per implorare la benedizione sui loro campi, la fecondità dei loro animali. Era chiamato fin dall'antichità il Monte Santo per questo motivo. Oggi sulla cima di questo monte c'è una chiesa che è stata costruita da un architetto italiano, il Barluzzi, con 3 cappelle che vogliono richiamare le 3 tende che Pietro voleva fossero costruite al momento della trasfigurazione di Gesù. Per quanto possa essere suggestiva l'esperienza di chi è salito su questo monte e contempla uno stupendo panorama, è suggestivo anche pensare che proprio sulla cima di questo monte Gesù si sia trasfigurato davanti ai 3 apostoli. Va tenuto presente che il Vangelo non parla del Monte Tabor. Sul Monte Tabor è la tradizione che ha collocato questo racconto che ci è riferito da 3 evangelisti, dai 3 sinottici. Il testo non parla del Monte Tabor, parla di un monte elevato. La trasfigurazione avviene sulla cima di un monte ma molto alto. Possiamo quindi immaginare proprio questo Monte Tabor che si eleva in mezzo a questa pianura, ma è molto lontana la cima rispetto alla pianura. La trasfigurazione possono vederla solo coloro che fanno questa esperienza di salire su un monte elevato, che non è un monte materiale. Nell'interpretazione di un testo evangelico bisogna sempre essere molto cauti, perché quella che a prima vista può apparire come una semplice cronaca di un fatto, di un episodio, a un esame più accurato si rivela spesso come una pagina di teologia, redatta secondo i canoni del linguaggio biblico. E il racconto che ci viene proposto oggi nel brano evangelico è proprio
uno di questi casi in cui ci troviamo di fronte a una pagina di teologia che dobbiamo esaminare bene. Noi cercheremo di identificare la forma letteraria del racconto, evidenzieremo i richiami all'Antico Testamento, cercheremo di decodificare le immagini in modo che poi da questo brano possa emergere il messaggio che l'Evangelista ci vuole comunicare e che è ciò che a noi interessa quest'oggi. Lo studio potrà sembrare anche un po' meticoloso e forse anche un po' arido, ma è necessario farlo proprio per cogliere il messaggio. Inizia il brano dicendo dopo 6 giorni. Generalmente nei Vangeli gli episodi sono accostati l'uno all'altro, ma non viene precisato il tempo in cui accade un certo episodio. Invece, questo racconto della trasfigurazione inizia con una data, dopo 6 giorni, e quindi fa riferimento a qualcosa che è accaduto 6 giorni prima. Se noi andiamo a vedere nel testo di Marco, che cosa troviamo noi 6 giorni prima? Un annuncio molto importante di Gesù. Annuncia la meta verso la quale lui è diretto, il dono della vita. Lo leggiamo questo breve annuncio perché ci aiuta a capire poi ciò che è capitato 6 giorni dopo la trasfigurazione, e anticipo già, questo termine trasfigurazione non è molto esatto perché il testo greco ci parla di metamorfosi. Vediamo anzitutto questo breve annuncio che Gesù ha fatto del suo destino. Il figlio dell'uomo dovrà soffrire molto e essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi. Verrà ucciso e dopo 3 giorni risorgerà. E poi, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perde, ma chi perde la propria vita perché aderisce alla mia proposta di uomo, la salva. 6 giorni dopo questo annuncio avviene quell'episodio che ci viene raccontato nel brano di oggi. Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta su un monte elevato, in un luogo appartato, loro soli. Che cos'è questo monte? Nella Bibbia il monte non è un luogo materiale, anche quando nell'Antico Testamento si dice che Mosè saliva sul monte Sinai e lì incontrava Dio, oppure Elia sale sull'Oreb e incontra il Signore. Non è un monte materiale. Il monte, anche nelle religioni dell'antichità, dell'antico Medio Oriente, indicava il luogo dell'incontro con la divinità. Poteva accadere questo incontro, questa esperienza, in qualunque luogo. Quello era però il monte, perché immaginavano che la divinità fosse in cielo. Che cos'è allora questo monte? È il momento in cui l'intimità col pensiero di Dio raggiunge il momento più intenso, il momento in cui l'uomo si lascia coinvolgere nei pensieri, nei disegni, nei sentimenti di Dio. Ed erano loro soli. È un dettaglio che c'ha soltanto l'Evangelista Marco. Vuole sottolineare il fatto che questi 3 apostoli sono stati coinvolti in un certo momento della loro vita, stando con Gesù, coinvolti in un'esperienza arcana. Anche i rabbini, quando volevano comunicare un messaggio segreto ai loro discepoli, un messaggio, un insegnamento particolarmente importante, si ritiravano in un luogo isolato, lontano dagli orecchi indiscreti, perché
perché non volevano essere uditi da coloro che non erano in grado di capire che cosa è successo. Gesù ha parlato del suo destino e credo che lungo quella settimana tutti i discepoli hanno cominciato a riflettere sulle parole misteriose che Gesù ha pronunciato, perché loro si aspettano un Messia glorioso, e invece Gesù dice che va a donare la vita, sarà rifiutato, non sarà un dominatore ma un servo. Che cosa può essere accaduto nel cuore di questi discepoli? Stando con Gesù c'è stata una trasfigurazione, hanno cominciato a comprendere quelle parole del Maestro e a vederle alla luce di Dio, a vedere il destino del Maestro non secondo i criteri della pianura, ma come la pensa Dio, come la si pensa sul monte. Si tratta quindi di contemplare questo volto trasfigurato e diciamo subito, è un'esperienza che ognuno di noi deve fare se vuole essere vero discepolo, perché non è possibile diventare discepoli di Cristo finché stando con Lui non si cambia il modo di vedere la vita. Si trasfigurò di fronte a questi discepoli, non tutti, soltanto 3 fanno questa esperienza di entrare nel pensiero di Dio, nella visione di Dio, nella prospettiva di Dio, come Lui vede ciò che accade nella persona di Gesù. Qui c'è il verbo greco metamorphomai, c'è stata una metamorfosi sul monte, cioè quando sono entrati nel pensiero di Dio e hanno capito che le cose di fronte a Dio sono ben diverse da come appaiono agli uomini. Gesù appare differente da come lo hanno giudicato gli uomini. Del resto questo brano è stato scritto dopo la Pasqua. E allora, dopo la Pasqua, agli occhi della pianura, cioè come la pensano gli uomini, come vedono ciò che è accaduto a Gesù? Vedono un fallito, vedono un condannato, vedono uno che non ha avuto successo nella vita. Quando si entra nei pensieri di Dio si assiste a una metamorfosi. Il volto che era sfigurato sulla croce si trasfigura. Per gli uomini è un disperato, un fallito, ma agli occhi di Dio questa è la persona luminosa, è l'uomo riuscito. Il buio dell'insuccesso diventa una luce. L'abito che ha indossato Gesù per tutta la vita, il perizoma dello schiavo, perché si è presentato come servo, e nella pianura, nella cultura greco-romana, lo schiavo chi era? Era il fallito, il disprezzato, non era certo l'ideale di uomo. Gesù si è presentato come servo e avviene nel cuore dei discepoli che si lasciano illuminare dal pensiero di Dio, avviene la metamorfosi, vedono in quel servo l'uomo riuscito, il vero uomo di successo. È la metamorfosi perché è illuminata dalla luce di Dio. Vedete che sul monte cambia tutto rispetto a come si ragiona invece in pianura. I giudizi degli uomini vengono rovesciati, chi è grande diventa piccolo, chi invece si è fatto piccolo diventa grande. Tenebra diventa luce. E quindi c'è uno sconvolgimento nei pensieri di questi discepoli. E vedete come nelle icone, ve ne presento varie, in questo video sullo sfondo, voi vedete lo sconvolgimento dei pensieri e dei giudizi, dei criteri di valutazione che avviene nella mente di questi discepoli, è riprodotto
da quella immagine in cui i discepoli vengono abbagliati da una luce che non riescono a sopportare, tanto è forte, accecante, cadono a terra, si coprono il volto. È la metamorfosi. E questa metamorfosi deve avvenire in ognuno di noi, altrimenti non possiamo essere discepoli. Cioè, se non capiamo che ciò che è disprezzato dagli uomini perché uno si fa servo, dona tutto se stesso, tutta la sua vita per la vita del fratello, agli occhi degli uomini non è una persona riuscita. Se non vediamo la metamorfosi con lo sguardo di Dio, noi non avremo il coraggio di donare la vita. Le vesti divengono luminose, splendenti, bianchissime. C'è un'insistenza che soltanto Marco ha. Dice: nessun lavandaio sulla terra riuscirebbe a renderle così bianche. Nella persona di Gesù è presente il massimo della luce divina. La luce nella Bibbia indica proprio lo splendore della presenza di Dio. In nessun uomo questa luce è stata così brillante come nella persona di Gesù. Appaiono Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Elia e Mosè non sono due personaggi materiali che sono apparsi a questi discepoli. Elia e Mosè raffigurano l'Antico Testamento, tutta la parola di Dio, quella dei profeti e quella della Torah. Mosè e i profeti indicano tutta la Bibbia, è tutta la Bibbia che ci parla di Gesù. Questi discepoli che si sono resi conto di questa metamorfosi del volto del Maestro, che appare come servo, in realtà è Lui il vero Re, colui che ha dato inizio al nuovo regno. Questa metamorfosi è confermata da tutto l'Antico Testamento, da Mosè e dai profeti. Leggendo le scritture si rendono conto che tutte le profezie si sono realizzate non in un Messia glorioso che loro si potevano e desideravano che arrivasse, ma in questo Gesù di Nazaret che ha donato la vita. Pietro non ha capito proprio completamente cosa stava accadendo e chiede di fare 3 tende, una per Gesù, una per Mosè, una per Elia. È un dettaglio che non si capisce bene che cosa possa indicare, ma comunque fa certamente riferimento alle tende dell'Esodo, alle tende del popolo di Israele che è in cammino e la tenda indica l'esperienza di chi si vorrebbe fermare, di chi non se la sente di continuare immediatamente il viaggio. Che cosa desidera Pietro? Credo che la nostra esperienza spirituale ci aiuta a capire il significato di queste tende. Dopo essere stati in contatto con la parola di Dio, noi non torniamo volentieri alla vita di ogni giorno. I problemi, i conflitti, i dissensi familiari, i drammi con cui ci dobbiamo confrontare ci fanno parecchio paura. Quando noi siamo in chiesa, per esempio, alla domenica e ascoltiamo una bella omelia, noi ci rendiamo conto che quella è la vita vera. Però dopo ci dobbiamo confrontare con la vita reale e vorremmo anche noi fare 3 tende, cioè vivere in questo che ci pare un sogno, ma è un sogno che dobbiamo realizzare perché è il sogno di Dio. Gesù ha fatto salire sul monte i suoi discepoli, fa salire sul monte anche noi perché dobbiamo fare questa esperienza della trasfigurazione del servo in Re glorioso. Li porta sul monte Gesù per poi farli scendere, trasformati sulla terra e chiamarli poi a realizzare questo mondo nuovo. Chi ama veramente l'umanità deve impegnarsi. Se ha capito
che donare se stessi, farsi servi dei fratelli, è quello che ci porta a realizzare la vita. Dobbiamo poi scendere da questo monte e impegnarci a costruire il mondo nuovo. E esce una voce dalla nube. La nube indica nella Bibbia, nel libro dell'Esodo, il mondo di Dio. E dalla nube, cioè da Dio, dal cielo, viene la presentazione della verità su questa esperienza che i discepoli hanno fatto. La voce, che è poi una voce interiore, di cui noi facciamo l'esperienza se ci collochiamo in un momento di silenzio, di meditazione, di riflessione sulla parola di Dio. Questa voce noi la sentiamo nei nostri cuori, una voce che ci dice: segui Lui. Lui è il figlio prediletto del Padre, un figlio che va ascoltato, perché ascoltandolo si cammina verso la vita. I discepoli a un certo punto non vedono più nessuno, devono scendere da questo monte e tengono per sé la cosa. Il Maestro Gesù dice: non ditelo a nessuno, non è il momento adesso, perché non capirebbero. Ci sono certe esperienze interiori che anche noi facciamo se davvero saliamo su questo monte e vediamo il volto trasfigurato di Gesù servo e lo vediamo diventare glorioso. Anche noi ci troviamo in difficoltà a comunicare questa esperienza interiore, però lo dobbiamo fare, dobbiamo comunicare questa esperienza anzitutto con la nostra vita e poi al momento opportuno anche con la parola, in modo che anche gli altri fratelli possano fare questa esperienza della metamorfosi. Finché si è sul monte, in meditazione, in dialogo con il Signore, viene spontaneo lasciarsi coinvolgere nei pensieri di Dio. Il difficile comincia dopo, quando si scende dal monte e ci si deve confrontare con la realtà e la vita di ogni giorno. Auguro a tutti però di fare questa esperienza nel contatto con la parola di Dio e poi di giocarsi davvero la vita sapendo che ciò che noi vediamo in questo mondo, le glorie di questo mondo, i successi di questo mondo vengono capovolti dai giudizi e dallo sguardo di Dio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.